Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dopo tantissimo tempo in un nuovo episodio del Virtual Show. So di essere stato inattivo per un bel po', ma vi giuro che c'è un motivo a tutto questo, un motivo che non vi posso ancora dire, ma vi prometto che vi farò vedere qualcosa al riguardo molto presto. E da ora in poi prometto anche che i video saranno anche un pochino più frequenti, quindi vi ringrazio davvero per la pazienza mostrata fino adesso. Detto questo, passiamo a fatti più importanti. Oggi non voglio parlarvi di un mondo, ma bensì di una persona che ha dato tantissimo all'universo dei videogiochi e dell'intrattenimento e che purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro pochi mesi fa. Voglio dedicare questo video alla sua memoria e parlarvi della storia di Satoru Iwata, presidente di Nintendo. Hello everyone, I'm Satoru Iwata from Nintendo. It's been quite some time since I've greeted many of you in a Nintendo Direct, but I'm happy to be back to deliver some Wii U and Nintendo 3DS announcements directly to you. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Satoru Iwata, nato il 6 dicembre 1959, è stato non solo una delle persone più influenti della storia dei videogiochi come presidente di Nintendo, ma anche uno dei programmatori più incredibili e talentuosi della storia. Iwata iniziò ad avere interesse verso la programmazione fin da giovane. Fonti delle sue prime esperienze si hanno dal 76, quando comprò una Hewlett-Packard HP65, una calcolatrice programmabile con cui riuscì a creare un primitivissimo gioco di baseball tramite il minuscolo display numerato. Mentre io ancora devo capire a cosa servono alcuni tasti. Successivamente Iwata si iscrisse all'Istituto di Tecnologia di Tokyo nella facoltà di ingegneria e in questo periodo riuscì ad ottenere un PET, un personal computer della Commodore che molti studenti aspiranti programmatori usavano per i loro primi esperimenti. Su questa macchina Iwata creò il suo primo vero gioco, un titolo di corse molto semplice chiamato Car Race. Dopo la scuola Iwata passava la maggior parte del suo tempo libero alla sede giapponese di Commodore, dove il capo ingegnere, Yash Terakura, informava il giovane studente sulle ultime novità dei nuovi modelli e gli fece praticamente da mentore durante il suo percorso negli studi. È in questo periodo che, insieme ad un conoscente, Iwata decide di fondare HAL Laboratories, software house leggendaria che sotto Nintendo creò titoli del calibro di Kirby's Dream Land, Super Smash Bros. E Pokémon Snap. Sotto HAL, Iwata creò il suo primo titolo ufficiale, un clone di Galaxian di nome Star Battle, sviluppato per Commodore VIC-20, e, dopo essersi diplomato nella sua facoltà, visita Nintendo per chiedere la possibilità di programmare sulla loro prima macchina, il Famicom. Il resto è storia, visto che da quel momento Iwata lavorò sotto Nintendo a titoli come Golf, Pinball, Balloon Fight, 3D Hot Rally con Miyamoto, e a seguire sempre su titoli più importanti. Ma per capire bene perché è stato un programmatore così fantastico è giusto ricordare alcuni aneddoti specifici. Non userò mezzi termini. Satoru Iwata, prima di prendere le redini di Nintendo, fu un programmatore dal talento inimmaginabile, capace di fare cose incredibili. Si può dire che fosse un vero e proprio artista di questa pratica. Fu in parte responsabile per la localizzazione occidentale del primo Dragon Quest, e fu lui a salvare Earthbound, uno degli RPG più unici della storia, dall'oblio. Dopo 4 anni di sviluppo a rilento, riscrivendo il codice di gioco completamente da zero e completando il gioco in un anno. Fu anche capace di convertire completamente il codice del sistema di combattimento di Pokémon Rosso e Blu in una sola settimana, senza alcun riferimento dei programmatori originali, semplicemente dando uno sguardo al codice originale, per poi implementarlo in Pokémon Stadium, accelerando un processo che avrebbe dovuto richiedere mesi. A lui dobbiamo anche l'uscita in tempo di Super Smash Bros. Melee, che rischiava un enorme ritardo per via di un certo numero di gravi glitch e problemi del gioco. Ai tempi già presidente di Nintendo, Iwata fece un debug completo del gioco senza averci mai lavorato sopra, risolvendo i problemi appena in tempo per l'uscita sul mercato. Ah? Cos'è? Questi esempi non vi bastano? Va bene signori schizzinosi, allora lasciate che vi colpisca dritti nella nostalgia con un gioco che la maggior parte di voi ha sicuramente provato almeno una volta nella vita. A ora!
Mentre il team responsabile di questa perla che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi è la buona vecchia Game Freak, Iwata ebbe un ruolo fondamentale nel successo critico del gioco. Sicuramente tutti noi ricordiamo la nostra reazione quando scoprimmo che, dopo la Lega Pokémon, era possibile accedere all'intera regione di Kanto, la locazione dei primi giochi. Ecco, per questa intera seconda metà di gioco dobbiamo ringraziare Iwata. Infatti, a livello teorico sarebbe stato impossibile far entrare nella cartuccia di gioco tutti quei contenuti, ma il futuro presidente di Nintendo lavorò su un sistema di compressione di memoria che rese la cosa possibile, andando a raddoppiare la durata di un gioco che ancora oggi molte persone ricordano con un sospiro di nostalgia. A Iwata piacevano le sfide, ma non solo per puro spirito competitivo. Infatti era dell'idea che se un programmatore iniziava a rifiutare dei compiti perché forse troppo difficili, allora il game designer sarebbe stato meno propenso a pensare a delle idee bislacche, strane o comunque nuove. E sappiamo benissimo come creatività e videogiochi vadano a braccetto. Insomma, in poche parole, Satoru Iwata è stato un grandissimo programmatore, ma per quanto riguarda la sua figura come presidente, allora? Penso che la sua filosofia si possa racchiudere in una sola frase. Above all, video games are meant to be just one thing: fun. Fun for everyone. Ma prima di esprimermi sul concetto di divertimento e di come fu una parola chiave durante gli ultimi anni di presidenza di Iwata, vorrei cogliere l'occasione per dedicare una piccola recensione a quest'uomo che in qualche modo ha plasmato parte della mia infanzia. E il titolo che ho scelto per questo è Balloon Fight. Balloon Fight è un titolo uscito originariamente per cabinati arcade nel 1984. Metteva i giocatori nei panni di un tizio in casco e salopette trasportato da un paio di palloncini con cui svolazzava in giro per le stage facendo fuori piccoli gruppi di nemici. Il gioco fu portato su Famicom nel 1985 da Satoru Iwata stesso, che aggiunse anche una nuova modalità denominata Balloon Trip. E qui mi chiederete, ma tra tutti i giochi importanti a cui ha lavorato l'ex presidente, perché si è andato proprio a prendere il semplice port di un titolo arcade? La risposta potrebbe sorprendervi. Balloon Fight non è uno dei titoli più conosciuti di Nintendo e nemmeno un enorme capolavoro o un titolo dal successo commerciale particolare, ma la programmazione del suo port su console ha influenzato significativamente lo sviluppo di uno dei giochi più famosi dell'intera industria videoludica: Super Mario Bros. Iwata infatti non si limitò a riprogrammare il gioco su NES, ma andò a modificare il codice riguardante i controlli e la fisica di gioco, rendendoli infinitamente più precisi e naturali. La differenza fu talmente enorme che il programmatore della versione arcade, Toshihiko Nagako, chiese come avesse fatto. La risposta di Iwata fu che, invece di calcolare la posizione del personaggio tramite numeri interi, usò invece numeri decimali, andando a raddoppiare la precisione e il calcolo di gravità, galleggiamento, accelerazione e decelerazione, e di conseguenza rendendo il gioco più fluido. Per farvi capire meglio questo concetto, mi sono preso la libertà di preparare una piccolissima lezioncina di matematica da spiegare. Va bene, non ve la dico! Ingrati! Come potete vedere, i numeri interi sono limitati a loro stessi nella programmazione, mentre i numeri decimali, come potete vedere in questo grafico qui, permettono una calibrazione molto più precisa per ogni numero intero, andando a dare al gioco una gamma di valore molto più specifica. L'idea di Iwata fu così d'impatto per i controlli di questo gioco che la stessa tecnica fu usata per i movimenti e il controllo di Mario in Super Mario Bros. Infatti, se notate, la sensazione di movimento nei livelli marini del gioco è molto simile a Balloon Fight. Penso che a questo punto abbiate capito perché considero questo titolo così importante per la sua carriera. Balloon Fight è stato uno dei primissimi titoli Nintendo e lo stile grafico rispecchia il periodo, con sprite molto piccoli e semplici e un lavoro di dettaglio non maniacale ma che dà la giusta idea. Il gameplay è molto semplice, così come i controlli. Sarà infatti possibile controllare il Balloon Fighter premendo ripetutamente un solo bottone per farlo fluttuare leggermente più in alto. Lo scopo del gioco è abbattere tutti i nemici su schermo, dapprima scoppiando i loro palloni per poi scaraventarli giù dallo stage prima che possano rigonfiarli. Naturalmente loro cercheranno di fare lo stesso con il giocatore e inoltre le stage presenteranno pericoli come fulmini vaganti e pesci giganti che azzanneranno chiunque si avvicini troppo all'acqua. Inoltre il gioco, vista la sua difficoltà non indifferente, dà la possibilità di affrontare la modalità principale con un amico al proprio fianco, così da poter avere due Balloon Fighter su schermo e formare una potente alleanza per abbattere insieme i nemici del gioco. Oltre alla
alla modalità principale, il titolo presenta un'altra modalità chiamata Balloon Trip, non presente nella versione arcade e sviluppata da Satoru Iwata, in cui il giocatore dovrà farsi strada tra pericolose sfere elettriche, svolazzando in giro e cercando di resistere il più a lungo possibile, cosa molto più difficile di quel che sembra. In generale il gioco riesce a divertire ancora oggi, soprattutto se in compagnia di un amico. L'unico problema sta nel fatto di essere un titolo dei tempi in cui i videogiochi erano ancora molto semplici e si basavano su un solo concetto ripetuto all'infinito diventando sempre più difficile. Un'epoca in cui il fenomeno del punteggio più alto la faceva da padrone, tanto che il gioco non presentava nemmeno una storia di sfondo per giustificare l'azione su schermo. Eppure non è così difficile dargliene una, basta solo un po' di immaginazione. Io lo vedo come un post-apocalittico ambientato su un pianeta in preda all'innalzamento dei mari e con una gravità talmente indebolita da far fluttuare i pezzi di terreno e forzare pochi umani sopravvissuti a viaggiare in giro per le isole sparse per mezzo di palloncini, unico mezzo abbastanza debole da farli volare senza proiettarli verso lo spazio infinito. Un pianeta invaso da una razza di mutanti, risultato delle guerre nucleari, conosciuti come gli sparecchiatavola, isolati per via delle loro appendici nasali ingombranti durante i pasti. Ora vogliono prendersi la loro vendetta sui pochi umani rimasti, causando una lotta per la sopravvivenza della specie più forte! Dovevo fare lo sceneggiatore io. Il gioco non è un capolavoro, non vi farà piangere per l'emozione, né vi farà cascare la mascella con la sua resa grafica, ma fa quel che deve fare un videogioco. Divertire. Ed è proprio la parola divertimento che mi ritorna in mente ogni volta che si parla di Satoru Iwata. Tramite i suoi Nintendo Direct e le diverse conferenze alle 3 abbiamo imparato a conoscerlo come un uomo dalla grande professionalità e dall'altrettanto grande umiltà, sempre pronto a porgere le sue più sentite scuse quando c'era da ritardare un gioco o prendeva una decisione sbagliata. Stiamo parlando di un uomo che non solo si rifiutò di licenziare personale, ma addirittura si dimezzò lo stipendio pur di aiutare la compagnia a reagire alle basse vendite iniziali del 3DS. Non era un presidente perfetto, ma aveva capito qualcosa. Aveva capito che alla fine i videogiochi sono divertimento. Sì, un videogioco può anche spingere una persona a riflettere, può essere profondo, epico, ambizioso, ma nella vita non ci sono solo temi profondi. A volte ciò che conta è semplicemente divertirsi in un modo più spensierato e innocente, farsi trasportare da emozioni più semplici. Iwata continuava a ripetere di come voleva far sorridere la gente, di come voleva migliorare la vita dei giocatori tramite il divertimento. Tutto questo traspariva nelle sue apparizioni nei direct o le conferenze alle 3, dove vedevamo quest'uomo in giacca e cravatta mettersi un cappello di Luigi in testa, farsi inseguire da Bowser o prendersi a pugni in una lotta in stile anime con il presidente della sede americana. Tutto questo solo per strapparci un sorriso, per divertirci. E sì, so quanto possa sembrare scontato quel che sto dicendo. I videogiochi sono fatti per divertire, lo dice la parola stessa. Ma è vero che tante persone a volte se lo dimenticano, presi da discussioni sulle vendite, su quale console sia la migliore in assoluto, quasi come a parlare di squadre di calcio, dimenticando cosa conta davvero in questa passione. Divertirsi. Sorridere. E Iwata lo aveva capito. Sì, è vero che non tutte le conferenze di Nintendo sono state epiche a livello di sorprese o di contenuti, ma soprattutto negli ultimi anni cercavano di essere sempre e comunque bislacche, cercavano di essere in linea con i videogiochi che producevano. E nonostante alcune delusioni, io ricorderò sempre con piacere queste conferenze così fuori dal mondo, con sviluppatori e presidenti che fanno i buffoni e si trasformano in Muppet. E ricorderò per sempre il presidente che ha incoraggiato questa filosofia, che aveva iniziato a trattarci non come clienti, ma come giocatori, come gente che si vuole divertire e che vuole condividere questa magnifica passione con gli altri. Signor Satoru Iwata, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per l'universo videoludico e anche se lei se n'è andato molto prima del suo tempo, spero che sappia che il suo contributo non verrà mai dimenticato. Thank you for playing.